Ehi, cari amici di Replay Totem, eccomi tornato qua su questo canale YouTube. Vi sono mancato? Cosa ve lo chiedo fare? Certo che sì. Oggi, content molto speciale, ho per voi una bella tier list, un po' diversa dal solito. Prima di cominciare però, come sempre, qua sotto ci sono dei tastini, sono fatti per essere cliccati. Quindi, tasto del mi piace, il tasto dell'iscrizione, tasto della campanellina. Pigiate tutto nel dubbio, pigiate tutto che non sbagliate. Buttiamoci subito sulla tier list di oggi. Come potete vedere, quella di oggi è una tier list molto particolare. Ci sono infatti tantissimi brawler qua sotto, ce ne sono ben 4, anche se potrebbero servirne anche di più in realtà. Ci sono praticamente un po' tutte le modalità di Brawl Stars e devo andare a dire quelli che sono per me i migliori brawler per ciascuna modalità. Ma quanti brawler posso scegliere per ogni modalità? In realtà posso scegliere un solo brawler, ma per ogni rarità. Quindi faremo una roba un po' intricata, una roba figa. Adesso vi facciamo vedere. Lo sapete che ormai con le tier list siamo dei dragoni. Allora, partiamo con i brawler rari. Miglior brawler raro in Brawl Ball. Ma allora, in questo momento, considerando anche Shelly come brawler raro, io comunque sia, visto che so già che poi la metterò da altre parti, ci metto un bel il primo. Trovalo il primo adesso, Ferre. Zac, eccolo lì. Ovviamente vi ricordo che nella descrizione di questo video trovate il link della tier list, così la potete fare anche voi se volete divertirvi un po'. In Gem Grab, il miglior brawler raro, guarda, ci metterei un Pocio, che comunque sia un bel mid. Poi sapete com'è, il concetto stesso di miglior brawler in una modalità a me non piace, perché il miglior brawler si sceglie sulla mappa, non tanto sulla modalità. Bisogna essere un po' più specifici, perché se la mappa è aperta e dall'altra parte c'è una Bea, il Pocio lo distruggono. In Haste, miglior brawler raro, manco da dire, la nostra carissima Nita, fortissima. Hot Zone, dominio. Guarda, resisto ancora a mettere sta Shelly, che andrebbe messa tipo ovunque. Ci metto un Barley, soprattutto se lo usa Mauri, tanta roba. Mentre in Bounty, dove in genere si usano dei brawler long, beh, miglior brawler raro un bel Brock. KO invece, KO, qua non si può resistere. Devo mettere Shelly, scusate. E anzi, allora, diciamocelo subito, Alberto, perché mi hai messo Showdown? Non dovevi metterle queste caselline, maledetto. Sia in duo che in solo, ragazzi, mi tolgo il dente. E in onore dei vecchi tempi di Cerotti, Shelly e Shelly. Tutto Shelly qua. Allora, comincio a piazzarmi i Rico qua, ragazzi, perché siamo arrivati al momento dei brawler super rari. Dove lo mettiamo Rico? Beh, sicuramente subito in Brawl Ball, proprio prima di cominciare. Lo so che ci sono brawler super rari molto forti, ma Rico va messo, quindi per sicurezza mettiamolo subito. In Gem Grab mi viene in mente Hard Rock Mine, quindi metterei di nuovo Rico, ma faccio il bravo e pensando al nostro carissimo Mauri sempre un bel 8-bit, che è tanta robetta, tanta robetta. Pensando invece al nostro carissimo Maru, in Haste, vuoi non metterci il suo bellissimo Beryl? E certo che ce lo metti Beryl, cioè per forza. Mentre in Odzone sono un po' indeciso, devo essere sincero, tra Penny e Carl. Lo lascio un attimo in sospeso, magari passiamo a Bounty. In Bounty io ci vedrei, ragazzi, per forza, bel tick alla grande. In KO invece ci mettiamo Penny. KO ci mettiamo Penny, quindi Carl lo mettiamo in Odzone, Tac e Tac. E poi il grande dilemma, in Showdown singolo e duo, che ci mettiamo? Cioè, in tutto ciò io non ho messo Gaz, che è tipo uno dei super rari più meta del mondo, però ve lo fate andare no, aspettate, non posso non metterlo. Penny la mettiamo in Odzone e Gaz lo mettiamo per forza in KO, cioè per forza proprio. Carl si è ritrovato magicamente in Showdown, poveretto, e mi sa che ci resta. A qualcuno questo ingrato compito deve pur toccare, cari brawler super rari. Mentre in duo Showdown, guarda, così almeno Role ci pensa la prossima volta di farlo piccare in Haste. Dynamite in duo, Dynamite da Showdown, ragazzi, basta dire che Dynamite è competitivo, per favore. Se lo usano i nostri ragazzi ok, ma al di fuori del team Replay Totem non esiste sta cosa. 40 seconds before the end here to push up the map and potentially make a score here. Tensai goes down, Moya is still standing. What a defense from that Dynamite, imagine! Perfetto, passiamo ai brawler epici. Beh, qua guarda, è proprio semplice. Vado subito a prendermi 2 Edgar, ne mettiamo uno qua e uno qua, almeno Showdown ce la siamo tolta. Non so voi, ma io in KO penso subito a Joker con la sua Iris, poi una bella Piper in Bounty, e che fai, non ce la metti? Per forza che ce la metti. Sempre pensando a Joker, una bella Bonnie in Odzone potrebbe essere interessante, perché sono partito dal basso sto giro, non lo so. In Haste una bella Ems, che secondo me è bellina. In Gem Grab sono indeciso tra un bello Stu, magari usato tipo da Joker, o una Bea usata sempre dal buon Mauri, ma ci vedo tranquillamente una bella Bea, sai,
bel mid. Metti in Brawl Ball, sai cosa ci metto? E sono proprio curioso di sapere quale dei nostri ragazzi lo andrà a utilizzare. Un bellissimo Hank. Ok, perfetto, passiamo ai brawler mitici. Ripartiamo da Brawl Ball e ragazzi, io metterei subito Maru con Mortis in Brawl Ball, anche se non è forte in questo momento Mortis. Però dai, in onore di Maru, un bel Mortis in ball. Magari giocato in ladder, non in competitivo, ce lo mettiamo. In Gem Grab, un bel Jin, come ci insegna il nostro carissimo Mauri, anche se ho visto che Joker ogni tanto glielo ruba il Jin. Per quanto riguarda Haste, dei brawler mitici forti in Haste non ce ne sono tantissimi, però anche qua mi viene in mente, giocato da Mauri, un bello Squeak, ci sta. Mentre in Ozone ci devo mettere una Max, ragazzi, per forza, dai, cioè troppo competitiva. Bounty, sono molto indeciso tra Semino e Gray, però penso che andrò con Semello, perché il buon Gray, anche qua se non sbaglio l'aveva usato Maru, ce lo metto in KO. E in Showdown, ragazzi, beh, oddio, rigorosamente in Showdown, ragazzi, ci cacciamo dei bei Mortis. Vabbè, oddio, dai, non posso mettere sempre gli stessi brawler uguali in Showdown. In Showdown Duo cosa si mette? Vabbè, si mette Jin, che ha una bella sinergia comunque in Showdown Duo. Sinergia e Showdown Duo nella stessa frase penso che sia illegale sul canale di Replay Totem, ma va bene così. Andiamo con i leggendari adesso, che sono pochi leggendari, quindi stiamo attenti. Partiamo dalla Brawl Ball, e qua sono tutti forti sinceramente, ragazzi, leggendari. Io ci caccerei un bel Crow in Brawl Ball, che fa il giampettino tattico. Ve lo ricordate il gol che c'è stato tra l'altro in qualifier di Joker col jump di Crow? Tanta robetta. In Gem Grab come leggendario ci mettiamo, anche se non mi piace, sottolineiamolo, un bel Sandy. In Haste invece ci mettiamo una bella Ambra, eccola qua. In Hot Zone ci mettiamo una bella Meg, che è proprio speciale. In Bounty io ci metterei invece uno Spikino, non male. E qua Maru vi ricordo che offre tutorial gratis su come schivare la Curvo Ball, mi raccomando. In KO sono molto indeciso, ma ce la rimettiamo un'altra Meg tranquillamente. Showdown di nuovo. Beh, in Showdown ci mettiamo Chester, perché chi la gioca un paio... volevo dire, in Showdown ci mettiamo Leon, ragazzi. Hai capito, Role? In Showdown ci mettiamo Leon. Leon lo mettiamo in Showdown, per favore, la prossima volta. Un bacione, un salutone a Role, si scherza. In duo, vi prego non blastatemi nei commenti, ci mettiamo di nuovo Meg, perché c'è quella combo che con lo scudo, la trasformazione e tutto, per killarla ci va una vita, e tempo che la killi respawna sempre il compagno, quindi teniamo la Meg. Ok, arriviamo in fondo e qua si fanno difficili le scelte, perché sono proprio tante, con i cromatici. Allora, prima cosa, ragazzi, andiamo subito a prendere Ringhio. Maru con Ringhio, ragazzi, vogliamo parlarne? E lo mettiamo in Ace subito proprio. Poi andiamo a prendere un RT che mi è piaciuto tantissimo, giocato da Joker invece. Qua sto scegliendo i brawler più che le modalità, ragazzi, come vedete. E lo mettiamo in Gem Grab. Mid in Gem Grab mi è piaciuto moltissimo, super solido. Vabbè, poi ragazzi, vabbè, in Haste ci mettiamo il Buzz di Joker. Vi ricordate Joker con Buzz che va a destra e a sinistra senza un senso? In Brawl Ball mi lasciate mettere, mi consenta, un bellissimo Surge, ragazzi, eccolo qua, zichete. In Bounty mi immagino già il nostro Mauri con una bellissima Belle, eccolo qua. In KO sono molto indeciso, però ce lo voglio mettere perché mi piace comunque tanto, un bel Lotis. Mentre in Showdown, ragazzi, che ci mettiamo? Ma allora io in Showdown ci metterei una bella Mandy, perché ogni tanto vedi partire sti colpi che fanno tutto il giro della mappa, che cioè sembra veramente ciapalè, una bella Mandy e via. E poi per concludere in bellezza, in duo Showdown, che ha una bella sinergia con i mitici, abbiamo messo Jin. E vuoi non metterci un Buster, che anche lui fa quei grabbini infami, o fa lo scudo e in più si carica la super appunto stando vicino a un compagno. È un bel brawler che ha una sinergia per le duo. Questa è la mia tier list divisa per rarità e per modalità. Ragazzi, è una chicca questa, E che dire, io spero che questo contenuto vi sia piaciuto. Fatemi sapere se ne volete vedere altri, anzi spammate sotto tutti i video, vogliamo vedere ferre. E ovviamente non dimenticate di nuovo di pigiare i tastini qua sotto, che sono messi apposta per essere pigiati tantissimo. Statevi bene e ricordate Rico Work.